Ciao ragazzi, oggi parliamo di Armando De Fant, uno dei migliori atleti italiani di tutti i tempi, grande interprete del bodybuilding classico, protagonista a cavallo del periodo degli anni 80-90, noto per aver calcato il prestigioso palco del Mister Olympia, un traguardo raggiunto da pochissimi atleti nostrani. Dotato di un fisico estetico, ottima combinazione di volumi muscolari, proporzioni e simmetria, unite ad una forza fisica sorprendente, Armando incarnava alla perfezione gli ideali della cultura fisica classica, ispirata alle statue greche. Atleti belli a vedersi ma anche in salute e funzionali, capaci di performance atletiche di tutto rispetto, un modello che ispirava lo spirito di emulazione nei giovani, cosa che purtroppo non sempre possiamo dire degli enormi ma spesso goffi campioni contemporanei. Cresciuto alla scuola di Piero Forti nella mitica palestra Trefort, Armando ha iniziato il suo percorso agonistico nelle file della ICAP WAB, federazione nella quale è arrivato a vincere per ben 2 volte i campionati europei. In seguito ha sviluppato la sua carriera agonistica nelle file della FIAC IFBB, dove è cresciuto ulteriormente, ben figurando ai campionati europei ed arrivando a gareggiare sul circuito professionistico IFBB. Come atleta pro ricordiamo le sue partecipazioni al Mister Olympia del 1989, all'Arnold Classic del 1991 e a diverse competizioni ai massimi livelli, nelle quali ha avuto modo di confrontarsi con i migliori campioni dell'epoca. Armando ha vissuto il periodo di transizione che ha portato dal bodybuilding empirico e istintivo della Golden Era, con i suoi canoni estetici classici, a quello più scientifico dell'epoca moderna e ha avuto modo di apprezzarne da un lato i progressi nelle tecniche di allenamento e alimentazione, ma anche di essere testimone della deriva verso l'eccesso dello sport, un trend che lo portò infine a scegliere di abbandonare il mondo dell'agonismo per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali. Ancora oggi, a quasi 70 anni di età, dopo una vita vissuta combattendo ai massimi livelli dello sport, seppure con le cicatrici del guerriero, Armando conserva una forma fisica invidiabile e continua a rimanere un punto di riferimento nel mondo della cultura fisica con la sua palestra e come preparatore di atleti di alto livello in tutti gli sport. Un ottimo esempio di come l'allenamento con i pesi, vissuto con i valori della cultura fisica classica, sia sinonimo di forza, salute e longevità. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Armando De Fant nasce a Trento nel 1956. Atletico e appassionato di sport sin da ragazzino, inizialmente si dedica al calcio e all'atletica leggera, correndo i 100 e i 200 metri. Si avvicina al mondo dei pesi intorno ai 14 anni. Ai tempi Armando era atletico ma piuttosto esile e, nell'ottica di potenziarsi, comprati un bilanciere e 2 manubri, cominciò ad allenarsi con i pesi ed altri attrezzi di fortuna a casa sua. La vera avventura di Armando nel bodybuilding comincia però intorno ai 16 anni, quando, passeggiando per Trento, scorge una vetrina popolata di foto di campioni americani di bodybuilding. È la palestra Trefort di Piero Forte di recente apertura. Incuriosito entra nello stabile, incontra e conosce Piero Forti. Quel giorno nasce un sodalizio sportivo che durerà diversi anni e porterà Armando ai vertici del bodybuilding internazionale. Dotato di un'ottima genetica, con la guida esperta di Piero, Armando cresce rapidamente sia in termini di forza che di sviluppo fisico e in breve il mondo della ghisa prende il posto del calcio e dell'atletica nella sua mente, diventando la sua missione di vita. I suoi progressi non passano inosservati agli esperti del settore e ben presto, visti i risultati, Piero gli propone di partecipare ad una gara di bodybuilding. Sebbene caratterialmente schivo e poco incline alle esibizioni, Armando non ha nulla da perdere e si lascia convincere a partecipare a qualche gara, un po' per gioco e un po' per mettersi alla prova. Gli inizi sono quelli del tipico cavallo di razza, esordisce sul palco nella ICAP WAB di Bruno Piccoli e da subito inanella una sequenza di successi, vincendo in rapida successione diverse gare via via più sfidanti, dai campionati provinciali ai campionati regionali, dal Triveneto ai campionati Nord Italia, fino ad arrivare ad una terza posizione ai campionati italiani, risultati che non lasciano dubbi sulle sue qualità di atleta e sulle sue possibilità di emergere in questa disciplina. Galvanizzato dai primi successi, De Fant capisce di avere le carte in regola per affermarsi nel bodybuilding agonistico, razionalizza gli sforzi, rivede i metodi e riparte più carico che mai con un chiaro obiettivo: diventare uno dei migliori bodybuilder della sua epoca. I risultati non si fanno attendere, la sua collaborazione con Piero Forti prosegue e in pochi anni De Fant arriva ai vertici dei ranghi della ICAP WAB, vincendo sia il titolo italiano che i 2 campionati europei, rispettivamente nel 1984 e 1985.
Nel 1985 comunque Armando decide di puntare ad altri obiettivi. È un atleta di classe internazionale ormai e capisce che se vuole crescere ancora di più non può continuare a ripetere le stesse cose, deve evolvere, adottare metodiche di allenamento e dieta più moderne e avanzate e confrontarsi con i migliori atleti del mondo in una federazione che fornisca sbocchi professionali ai suoi campioni. Decide quindi di lasciare la WABA per passare alla FIAC IFBB e iniziare una collaborazione con Marco Neri. La scelta si rivela azzeccata e Armando, con circa 90 kg di muscoli armonicamente distribuiti su 1,77 m di statura e un fisico a X, continua la sua scalata ai vertici del bodybuilding internazionale. Fra i punti salienti della sua carriera nella IFBB ricordiamo il secondo posto nella categoria dei pesi medio-massimi al campionato europeo IFBB del 1987 e le partecipazioni al Mister Olympia del 1989, alla Notte dei Campioni del 1990 e all'Arnold Classic del 1991, oltre a diversi Grand Prix, competizioni nelle quali, pur non riuscendo ad andare oltre il 10° posto in classifica, ha avuto modo di confrontarsi sul palco con i migliori campioni mondiali dell'epoca, personaggi del calibro di Lee Haney, Lila Brada, Vince Taylor, Rich Gaspari, Dorian Yates, Mohamed Benaziza, Robbie Robinson e tanti altri. All'apice della sua carriera Armando era un riferimento in Italia per il bodybuilding, richiestissimo per seminari ed esibizioni, ed ha avuto modo di frequentare le famose Gold's e World Gym a Los Angeles, allora la capitale del bodybuilding, e condividere esperienze di vita e di allenamento con alcuni dei più popolari campioni del suo tempo, primo fra tutti Lee Haney, che Armando considera il miglior bodybuilder di tutti i tempi. Arrivato al 1993, però, dopo un paio di gare dall'esito non molto brillante, Armando si trova ad un bivio. Il bodybuilding è cambiato. Iniziata l'era di Yates, con l'avvento dei mass monster e canoni di giudizio di gara che privilegiano la massa muscolare e la condizione esasperata a scapito dell'armonia e dell'estetica del fisico, Armando non si riconosce più in quel bodybuilding. Si rende conto che se vuole essere competitivo fra i professionisti deve aumentare di massa muscolare in modo considerevole e questo richiede di scendere a compromessi farmacologici che comportano dei grossi rischi per la salute. Inoltre, a 37 anni, con un ventennio di allenamenti pesanti alle spalle, le sue articolazioni cominciano a creargli dei grossi problemi. Per cui, tirate le somme, decide saggiamente di ritirarsi dalla carriera agonistica, concentrandosi sulle sue attività imprenditoriali, consapevole che c'è una vita dopo l'agonismo che deve essere pianificata e affrontata con attenzione. Capitalizza sulla popolarità raggiunta col bodybuilding per far crescere la sua palestra e la sua attività di preparatore atletico e crearsi un futuro sereno e in salute. Una scelta che ancora una volta lo premia, se consideriamo che ancora oggi, a quasi 70 anni di età, Armando sfoggia una forma fisica invidiabile e rimane un punto di riferimento per lo sport italiano, non solo nel bodybuilding, ma anche nella preparazione atletica di atleti di tutte le discipline. Prima fra tutte la campionessa Nadia Battocletti, che ha trovato in Armando una preziosa guida per aiutarla a raggiungere i risultati più prestigiosi. Nel corso della sua lunga carriera sportiva, in palestra Armando ha provato diverse tecniche e metodi di allenamento, cominciando con le classiche tabelle ad alto volume in voga all'epoca, sulla scia degli approcci utilizzati da Arnold Schwarzenegger e Serge Nubret, metodi che però non rappresentavano il suo ideale. Con una passione per lo sviluppo della forza e un background nel powerlifting, ben presto Armando si è spostato verso modalità di training più brevi e intense, sullo stile del metodo heavy duty proposto da Mike Mentzer, un approccio che in qualche modo lo avvicina a Dorian Yates, anch'esso utilizzatore e promotore degli allenamenti ad alta intensità. Spirito curioso e indagatore, passando dalla scuola sanguigna di Piero Forti a quella più scientifica di Marco Neri, nel corso degli anni le sue programmazioni dell'allenamento sono poi evolute modernizzandosi con l'introduzione del concetto della periodizzazione, la modulazione del volume di lavoro, della frequenza e dell'intensità, in modo da favorire sia uno stimolo che un recupero muscolare ottimale, per ottenere il massimo da ogni fase della preparazione agonistica. Nonostante l'aspetto estetico statuario non eccessivamente massiccio, Armando era di fatto un atleta completo, molto forte, che ha preso parte a diverse competizioni nel powerlifting, oltre che nel bodybuilding, e vanta un record nel sollevamento su panca piana col bilanciere di ben 210 kg, stabiliti ad un peso corporeo di 82,5 kg, una bella impresa per chiunque. Compagno di allenamento per diverso tempo di Maurizio Santoro, negli anni Armando ha avuto l'occasione di allenarsi con numerosi campioni, fra i quali ricordiamo lo stesso Lee Haney, e rendersi conto direttamente delle loro tecniche e metodiche. Sul piano alimentare inizialmente seguiva le pratiche in voga all'epoca,
Quindi, nella fase pre-gara, adottava una dieta iperproteica un po' sulla linea delle proposte di Vince Gironda e Serge Nubret, quindi alte proteine, medi grassi e bassi carboidrati, con una selezione dei cibi sostanzialmente del tipo tanta carne, uova, un po' di verdure, un po' di riso e acqua, senza molta attenzione alle quantità. In seguito, grazie all'incontro di guide come il dottor Baldantoni, il suo approccio è evoluto su una linea più scientifica, facendo molta più attenzione ai dettagli, alla suddivisione dei macro e alle grammature dei vari alimenti. Tutta questa esperienza pratica, unita ai suoi studi, hanno lasciato ad Armando una grande esperienza nel campo dell'allenamento e dell'alimentazione, una cultura che gli è servita anche in seguito, quando, abbandonata l'attività agonistica, ha cominciato a lavorare come preparatore atletico per tutte le discipline sportive. Riassumendo, Armando De Fant è stato uno dei più grandi bodybuilder degli anni 80-90, uno dei pochissimi atleti italiani ad arrivare a calcare il prestigioso palco del Mister Olympia, un uomo che ha vissuto il periodo di transizione della cultura fisica, dall'approccio pionieristico ed empirico della Golden Era al bodybuilding dell'epoca moderna, un periodo storico a cavallo degli anni 80-90 che ha visto grandi progressi scientifici in termini di tecniche alimentari e di allenamento, ma anche l'ingresso di protocolli farmacologici e modelli di business sempre più aggressivi, che nel tempo hanno snaturato i valori della cultura fisica classica, ispirata alle statue greche, per lasciare il passo all'epoca dei mass monster, alla massa muscolare e condizioni esasperate ottenute a tutti i costi, molto spesso a scapito della salute e della longevità degli atleti stessi. In questo contesto Armando è stato saggio a capire quando è arrivato il momento di uscire da questa sorta di gioco al massacro e ritirarsi dall'agonismo per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali. Un grande esempio di un uomo e atleta che rimane ancora oggi un personaggio di riferimento nel mondo dello sport italiano, con la sua palestra e con la sua attività di preparatore di atleti di varie discipline, dal bodybuilding all'atletica allo sci. Ricordiamo in particolare la sua collaborazione con la campionessa di atletica leggera Nadia Battocletti. Noi ricordiamo Armando come un grandissimo campione e un ottimo ambasciatore della cultura fisica vissuta bene, come stile di vita costruttivo. Tanta passione, sacrifici, ma anche moderazione e una visione di vita con una prospettiva a lungo termine, così come dovrebbe essere. Ciao, alla prossima!